Allora, in questo tutorial che ho deciso appunto di fare all'ultimo minuto, pensavo di non fare nessun lavoro natalizio quest'anno, anche perché ho avuto molto da fare, sono stata un po' in giro e poi alla fine invece mi è venuto in mente di fare questo piccolo progetto, che è un progetto facilissimo e super veloce, quindi anche se è un po' in ritardo sicuramente ce la farete a farlo per le feste natalizie, perché vi occorrerà veramente pochissimo tempo. Anche le principianti sicuramente saranno in grado di farlo. A me piace molto perché queste piccole decorazioni si prestano a migliaia di utilizzi, quindi le potete usare come decorazione sull'albero, come decorazione alle finestre, potete fare delle ghirlande inserendole una dentro l'altra, potete fare, ecco, io quello che ho fatto l'anno scorso e che penso di rifare quest'anno, ho fatto degli allacciatovaglioli per il cenone di Natale, e in modo tale che poi tutti i miei ospiti se le sono portati a casa e l'hanno utilizzata, non lo so, penso come decorazione in qualche modo. Spero che il tutorial vi piaccia e scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e se avete fatto delle decorazioni particolari per questo Natale. Mi farebbe piacere vedere anche le vostre sulla pagina Facebook Cristina Casachianti, oppure anche sul gruppo Facebook Uncinetto in Pillole. Potete mettere i vostri lavori, veramente mi farebbe molto piacere vederli. Intanto diamo inizio al nostro tutorial. Per fare questo progetto noi andremo a utilizzare un po' di filato. Io sto utilizzando un filato che in pratica sono degli avanzi, che tra l'altro non hanno nemmeno lo stesso spessore, ma va bene comunque per il nostro piccolo progetto, va bene qualsiasi tipo di filato, qualsiasi tipo di dimensione, eccetera. Io ho usato appunto un acrilico, degli avanzi di acrilico, e li lavorerò con un uncinetto abbastanza piccolo. Userò un 3, che magari per questo filato qui, che è un po' più spesso, sarebbe meno indicato, però io voglio che questo lavoro venga il più compatto possibile. Vedete infatti la nostra decorazione come bella consistente e soprattutto bella chiusa e abbastanza compatta. Quindi useremo questo uncinetto, l'uncinetto numero 3. Voi se usate un cotone ovviamente andrete sempre sul numero, diciamo un numero inferiore a quello che viene raccomandato nell'etichetta. Poi come sempre ci servirà l'ago da lana per fermare e chiudere e nascondere i nostri fili. Alla fine un paio di forbici, dell'ovatta che useremo per riempire la decorazione, ma nemmeno tanta, ne serve pochissima, e ovviamente a me serviranno anche gli occhiali, purtroppo ahimè non ci vedo. Quindi questo è tutto ciò che ci occorre e diamo inizio a questo breve e semplicissimo tutorial in attesa del nostro Natale. Iniziamo il nostro lavoro facendo un anello magico, quindi teniamo il filo tra il pollice e il medio, lo avvolgiamo intorno all'indice, incrociamo, afferriamo il filo e facciamo una catenella di sicurezza. Dopodiché tiriamo un attimo il filo e all'interno di questo anello magico noi andremo a lavorare delle mezze maglie alte. Ovviamente la prima verrà sostituita da 2 catenelle, quindi una catenella, 2 catenelle. In tutto noi dovremo andare a fare all'interno di questo cerchio magico 10 mezze maglie alte, quindi una è questa, cioè sono già le mie 2 maglie alte, le mie 2 catenelle. Adesso io andrò a fare all'interno altre 9 mezze maglie alte. Una, 2, 3, 4, 8 e 9, che con le 2 catenelle d'inizio mi danno 10 punti. A questo punto io tiro il filo,
non troppo, non tiratelo troppo, perché poi noi andremo dopo nel prossimo giro a lavorare fra le mezze maglie alte, quindi bisogna avere abbastanza spazio per entrarci. Dopodiché io entro nella seconda catenella d'inizio e faccio una maglia bassissima e il primo giro l'abbiamo concluso. Quindi facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo, perché noi andremo a cambiare il filato a ogni giro, e quindi in tutto sono 4 giri, per cui 4 colori. Io ho iniziato col giallo, il prossimo colore invece che andrò a utilizzare, come sempre, metto un bel contrasto e metterò un rosso. Quindi adesso tiriamo un attimo la catenella e l'abbiamo assicurata, l'abbiamo fermata. A questo punto noi nel secondo giro andremo a lavorare sempre lo stesso tipo di punto, cioè sempre mezze maglie alte, perché questi 4 giri sono, tranne l'ultimo, sono tutte mezze maglie alte, e queste mezze maglie alte noi andremo a lavorare non sopra alla mezza maglia alta del giro precedente, ma in mezzo, cioè entreremo fra una maglia e l'altra. Come al solito partiamo dalla parte opposta in cui abbiamo chiuso, inseriamo l'uncinetto, afferriamo il filo, tiriamo su, dopodiché mettiamo la codina per fermare il lavoro sopra, passiamo ed abbiamo già la nostra maglia d'inizio. A questo punto faccio 2 catenelle che come sempre mi sostituiscono la mezza maglia alta, e nello stesso posto, nello stesso spazio in cui ho fatto le 2 catenelle, vado a fare un'altra mezza maglia alta. Quindi noi andremo ora in tutto questo giro a fare degli aumenti, ma non li faremo sulle mezze maglie alte, bensì nello spazio fra le mezze maglie alte. Quindi questo è il primo aumento. In tutto ovviamente noi dovremo avere un totale di 20 mezze maglie alte, cioè il doppio di quelle del giro precedente. Dopodiché mi inserisco nel spazio successivo e vado a fare altre 2 mezze maglie alte. Entro in quello successivo, ne faccio altre 2 e così continuo fino per tutto il giro ripetendo questo schema, e ci ritroviamo in fondo. Sono arrivata quasi in fondo, ho fatto 9 gruppi di 2 mezze maglie alte. Vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adesso non mi resta che fare l'ultimo gruppo, entrando fra le 2 ultime mezze maglie alte, e faccio le mie 2 mezze maglie alte. Dopodiché entro nella seconda catenella di inizio e faccio la mia maglia bassissima, chiudendo così anche il secondo giro. Dopodiché taglio il filo, estraggo e tiro, e il secondo giro è pronto. A questo punto potete anche tirare un po' la codina del giro d'inizio, dell'anello magico, così che noi andremo a chiudere questo buchettino. Se volete potete anche andare a nascondere e a bloccare questa codina usando come sempre il nostro ago da lana ed entrando nelle mezze maglie alte, come volete. Io lo farò alla fine, voi se volete potete farlo adesso. Quindi adesso cambiamo il filo e iniziamo il terzo giro, il terzo e penultimo giro. Questo giro io userò il colore bianco. Quindi come sempre partirò dal lato opposto in cui ho chiuso e mi andrò a inserire qui dentro, cioè nello spazio che c'è fra i gruppi di 2 mezze maglie alte. Quindi un gruppo, un altro gruppo, io mi inserisco qua dentro, estraggo, passo il filo sull'uncinetto e vado a bloccare. Dopodiché, come sempre, lavorerò mezze maglie alte, quindi la prima la sostituirò con 2 catenelle
E dopo aver fatto queste 2 catenelle, che saranno la mia prima mezza maglia alta, raccolgo il filo ed entro invece a questo punto nello spazio fra le 2 mezze maglie alte, all'interno cioè del gruppo delle 2 mezze maglie alte. Mi inserisco, raccolgo il filo e faccio altre 2 mezze maglie alte in questa maniera. Dopodiché nello spazio che c'è fra i 2 gruppi mi inserisco e faccio una maglia alta, solo una. Poi di nuovo fra le 2 mezze maglie alte mi inserisco e faccio 2 mezze maglie alte. Quindi la sequenza che andremo a fare per tutto questo giro sarà una mezza maglia alta fra i 2 gruppi di mezze maglie alte, 2 mezze maglie alte nel gruppo delle 2 mezze maglie alte del giro precedente, una mezza maglia alta e così via fino in fondo, e terminerete qui ovviamente con un gruppo di 2 mezze maglie alte. Io vi aspetto alla fine. Di nuovo ho fatto la mia ultima mezza maglia alta singola fra i 2 gruppi di mezze maglie alte. Non mi resta che fare 2 mezze maglie alte in quest'ultimo gruppo, quindi una e 2. Dopodiché posso chiudere il giro entrando nella seconda catenella, raccolgo il filo, maglia bassissima, una catenella di bloccaggio e abbiamo concluso anche il penultimo giro. Adesso lavoreremo il nostro ultimo giro. Allora, il nostro ultimo giro lo lavoreremo con il colore verde. Vedete, ho usato tutti i colori molto natalizi. Allora, l'ultimo giro noi come sempre partiremo dalla parte opposta alla quale abbiamo chiuso ed andremo a inserirci esattamente sulla prima mezza maglia alta del gruppo di 2 mezze maglie alte. Allora attenzione, perché qui c'è il rischio di sbagliarsi, perché bisogna entrare proprio nella catenella che si trova sopra la mezza maglia alta. Quindi attenzione, la prima mezza maglia alta che ho in questo gruppo è questa, ma la sua catenella non è questa, è questa qui, è leggermente indietro, quindi io mi inserirò qui. Questa è la catenella della prima mezza maglia alta. Mi inserisco qui, raccolgo il filo, lo passo sull'uncinetto e blocco. Ecco, e in questa stessa maglia io vado a fare una maglia bassa, quindi una maglia bassa sulla prima mezza maglia alta, una maglia bassa sulla seconda, vedete la prossima catenella corrisponde alla seconda mezza maglia alta, quindi un'altra maglia bassa. Dopodiché io mi trovo in corrispondenza della mezza maglia alta singola e questa è la sua catenella, vedete, questa è la sua catenella e questa è la mezza maglia alta. Adesso quello che vado a fare io è il punto spike, quindi una mezza maglia alta allungata. E come la faccio? Raccolgo il filo e mi inserisco non nella catenella, ma mi inserisco alla base di questa mezza maglia alta. Raccolgo il filo, arrivo alla stessa altezza dell'anello, raccolgo di nuovo il filo e passo attraverso questi 3 anelli in questa maniera. Vedete, abbiamo ottenuto una mezza maglia alta allungata che dà questo effetto proprio di decorativo. Poi dopodiché mi inserisco nella prossima mezza maglia alta, vedete la catenella della prossima è questa, e faccio una maglia bassa, nella seconda un'altra maglia bassa e dopodiché mi trovo in corrispondenza della mezza maglia alta singola, dove qui invece andrò a fare, partendo dalla base, una mezza maglia alta allungata come ho fatto prima, in questa maniera. Ecco qua. Poi di nuovo mi trovo le 2 mezze maglie alte, la prima catenella è questa, quindi mi inserisco e faccio una maglia bassa,
mi inserisco nella seconda una maglia bassa e dopodiché, in corrispondenza della mezza maglia alta singola, mi inserisco alla base, vengo su, sollevo e passo attraverso, e così proseguo fino in fondo per tutto il giro. Quindi 2 maglie basse, una mezza maglia alta allungata, 2 maglie basse, una mezza alta allungata e così via, fino a ritrovarci in fondo, dove, attenzione, vi rimarrà da lavorare questa mezza maglia alta dove andrete a fare il punto allungato, ma comunque vi aspetto qui. Qua mi restano da lavorare le 2 maglie basse, quindi una e 2, e la mezza maglia alta allungata qua alla base di questa mezza maglia alta. Quindi mi inserisco, vengo su e passo attraverso, e qui ho già concluso il giro. Entro nella prima maglia bassa che ho lavorato e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo in questa maniera. Allora, questo, diciamo, la prima parte l'abbiamo già terminata. Adesso voi dovrete fare un'altra uguale a questa e potete farla con la stessa alternanza di colori, oppure se volete potete anche cambiare colore come ho fatto io. Vedete, questa sono gli stessi colori, però li ho fatti un po' invertiti. E niente, se allora fate quindi un altro cerchio come questo, però quando arrivate all'ultimo giro non tagliate il filo, perché poi da lì proseguiremo per unire le due parti e vi farò vedere come fare. Quindi vi aspetto al termine del secondo cerchio, della seconda lavorazione. E qua ho fatto il mio la mia ultima mezza maglia alta allungata. Adesso non mi resta che inserirmi nella prima maglia bassa che ho fatto, una maglia bassissima, e qui abbiamo concluso. Però non tagliamo il filo, scusate, perché adesso noi andremo ad unire questi due pezzi, questi due cerchi. E come li uniamo? Semplicemente in questa maniera. Facciamo innanzitutto una catenella, dopodiché uniamo. Allora, le codine io vi consiglio di lasciarle all'interno, perché poi vi serviranno un po' anche da imbottitura, per cui se vi danno fastidio nascondetele e poi tagliate, altrimenti fate come me, le lasciate all'interno, così inserirete meno vatta. Quindi mettete rovescio con rovescio, dopodiché vi inserite in una maglia dell'altro cerchio, diciamo ci inseriamo qui, raccogliamo il filo e con 2 anelli sull'uncinetto raccogliamo di nuovo il filo e passiamo e facciamo una maglia bassa. Quindi abbiamo già unito i nostri 2 cerchi. Dopodiché entro nella maglia successiva prendendo tutte e 2 le asole, prendo tutte e 2 le asole della maglia del cerchio opposto, passo attraverso e faccio una maglia bassa. Di nuovo entro nell'altra raccogliendo tutte e 2 le asole e faccio una maglia bassa, e così proseguo facendo maglia bassa, lavorando maglia su maglia, faccio tutto il perimetro di questi 2 cerchi unendo il nostro lavoro. Quando arriveremo a un certo punto vi farò vedere come innanzitutto fare un'asola per poterle attaccare, e poi inseriremo anche l'ovatta. Nel frattempo voi continuate a lavorare unendo maglia su maglia con maglie basse. Ecco qua, allora sono arrivata quasi in fondo. A questo punto io cerco di creare l'asola per attaccare la nostra decorazione. Quindi come faccio? Innanzitutto entro prendendo tutte e 2 le maglie, porto l'uncinetto sopra a questo filo, raccolgo anche l'altro, dopodiché li faccio passare tutte e 2 dalla maglia. In questa maniera io mi trovo 3 asole sull'uncinetto, così,
innanzitutto allungo il filo per creare un'asola grande quanto voglio, dipende quanto la volete lunga. Se volete utilizzarla come allaccia tovaglioli magari la fate un po' più grande, se invece la volete usare per attaccare all'albero così potrebbe andare bene, quello fatelo a piacere vostro. A me va bene in questa maniera, quindi con queste 3 asole sull'uncinetto io raccolgo il filo e lo faccio passare all'interno. Ecco qua, e in questa maniera io ho già creato la mia asoletta. In questa maniera non si vedrà l'attaccatura, non si scioglierà e sarà un lavoro molto pulito. Quindi faccio un'altra maglia, quindi chiudo un'altra maglia e dopodiché comincio a inserire l'ovatta. Siccome io ho lasciato le codine all'interno non ci sarà bisogno di tanta ovatta, quindi comunque la quantità di ovatta che voi volete inserire dipende anche questa dal vostro gusto. Io preferisco non farlo tanto piena, quindi andrò a inserirne una piccola quantità, non un'esagerazione. Non deve venire una pallina ma deve essere qualcosa di abbastanza piatto. La sistemiamo magari in maniera uniforme, che non ci siano fori, che non ci siano spazi in cui non è presente l'ovatta, e penso che ci possiamo, anzi forse anche un po' troppa, un po' la tolgo, e direi che a questo punto noi ci possiamo anche accontentare. Sì, direi che ci siamo, poi magari la sistemiamo bene quando arriviamo in fondo. Quindi riprendo in mano l'uncinetto e faccio gli ultimi punti che mi rimangono per arrivare in fondo. Attenzione a non lavorare anche l'ovatta, quindi facciamo le nostre ultime maglie basse che ci rimangono per arrivare alla fine. Attenzione, mi raccomando, a prendere tutte e 2 le asole, sia di qua che di là, e lavoriamo fino in fondo. Ecco, quando siamo all'ultima maglia, che per me è questa, lavoriamo l'ultima maglia ma non andiamo a chiudere con una maglia bassissima, bensì faremo la chiusura invisibile. Se non vi ricordate come farla, la facciamo insieme. Quindi taglio il filo abbastanza lungo in questa maniera, dopodiché estraggo e vado a prendere il mio ago da lana, lo infilo, ecco qua, già infilato. Dopodiché io entro dal retro nell'asola della prima maglia alta, questa è la catenella che abbiamo lavorato, io entro invece nell'asola della prima maglia bassa che abbiamo lavorato, prendendo tutte e 2 le asole, vedete? Le ho prese entrambe, 1 e 2, quindi entro, faccio passare il filo, dopodiché torno indietro e entro invece, a differenza di adesso, nel mezzo delle 2 asole dell'ultima maglia bassa che ho lavorato. L'ultima maglia bassa che ho lavorato è questa, ora magari il filo è un po' scuro, non si vede molto bene, e queste sono le asole, 1 e 2. Ecco, io entro qui nel mezzo, cerco di prendere anche un altro filo sul retro e passo, e come vedete mi si è creata una catenella e non si vede assolutamente dove io ho chiuso il lavoro. A questo punto io prendo il mio filo, torno indietro facendo una specie di nodino, ma non andrò a fare un nodo, bensì faccio lo stringo un po', cerco di fermarlo, e da qui entro all'interno passando sotto le maglie, entra all'interno delle maglie per cercare di nascondere il filo. Quindi passo da qui, dopodiché io entro da qui, dalla prossima maglia
e entro al centro del lavoro, uscendo da questo forellino. Tiro il filo e lo vado a tagliare. In questa maniera ho già chiuso il mio lavoro. Eccolo qua. E questa è la nostra decorazione natalizia, che come vi avevo promesso è super semplice e anche e soprattutto super veloce, e che potete utilizzare. Io ne ho già fatte 4, non so quante andrò a farne ancora, perché io ho intenzione, non so, probabilmente lo userò davvero come segnaposti, uno diverso dall'altro, e sarà carino se i miei ospiti se la porteranno a casa, la potranno portare a casa e attaccarla all'albero come decorazione e come ricordo del tempo che abbiamo trascorso insieme. Quindi, allora, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Mi dispiace ve l'ho fatto proprio all'ultimo momento, non avevo intenzione di fare tutorial per Natale quest'anno, ma poi mi è venuta in mente quest'idea così veloce e facile, quindi questo è un lavoro infatti alla portata di tutte, sicuramente tutte sarete in grado di fare questi lavori. Spero che vi piacciono e spero li facciate, e fatemi sapere se avete fatto altre decorazioni per questo Natale, mi farebbe piacere anche vederle. Io intanto vi ringrazio tantissimo, vi abbraccio tutte, vi auguro un felicissimo Natale, un sereno e pacifico, si spera, 2024, sperando davvero che porti la pace nel mondo e un po' di amore e fratellanza fra tutti. Grazie mille, buon Natale, buone feste, ciao ciao ciao, alla prossima.